Bentornati, bentornati sul canale Valoroso IT. Vi piacciono i computer vintage? Siete assolutamente sul canale giusto. Vedete un po' di Amiga qui alle mie spalle? Bene, perché oggi montiamo e proviamo questo convertitore adattatore che mi ha regalato Retromaniac. A che cosa serve? Serve semplicemente per collegare l'Amiga al televisore. Normalmente cosa si fa? Si utilizza un adattatore Amiga A520 che prende il segnale dall'Amiga e lo manda al televisore tramite un videocomposito oppure tramite segnale RF. Ci sono in commercio dei cavi RGB che si collegano all'Amiga ed escono sulla porta SCART del televisore. E anche questa è un'altra opzione. Oppure questo qui è un progettino un pochino più interessante a mio parere, è l'equivalente del cavo, però in più ha anche un connettore, quindi l'Amiga esce col segnale RGB, col connettore DB23 poli, e questo convertitore lo porta su una SCART, qui già sulla schedina, e poi andrò a utilizzare quel cavo, un cavo SCART, affinché possa collegare questo adattatore al televisore. Nel video non solo vediamo il montaggio, ma vediamo anche la prova di questo adattatore su un'Amiga, a mia scelta, tra questi, poi dopo deciderò quale. Mi raccomando, fate attenzione perché gli schemi che mostrerò durante il video, che mi ha gentilmente offerto Retromaniac, sono relativi a questo adattatore, non possono essere utilizzati per costruire ad esempio un cavo senza il connettore, mi raccomando. Bene, iniziamo la costruzione e dopo facciamo la prova. Ecco il convertitore, eccolo qua, apriamolo. È saltato via un po' tutto. Questo era già attaccato. Un po' di componenti. Ed ecco qua il tutto. Allora, innanzitutto cominciamo a spiegare come mai due connettori. Questo è il connettore DB23 che era a corredo del kit di montaggio, però come potete vedere è un DB25 modificato, ovviamente così risulta più economico, quindi è una scelta che assolutamente ha un suo senso. Io però, non contento, ho trovato un connettore DB23 originale, quindi non un 25 poli, ma un 23 originale. Ecco tutti gli altri componenti, due stampati, ovviamente ne utilizzerò soltanto uno, quest'altro è di scorta, oppure se mi volessi fare un altro convertitore. Invece per quanto riguarda i segnali audio, i connettori audio, questi ovviamente servono per prendere il segnale audio e non soltanto il video dall'Amiga 500 e poi portarlo sul connettore SCART. Dal connettore SCART, come spiegavo prima, poi andrò al televisore. Avevo già realizzato un video su come si fa la saldatura a stagno sui circuito stampati, quindi adesso con la saldatura andrò abbastanza veloce, così poi avremo più tempo per vedere se funziona questo convertitore direttamente sul televisore e provando uno dei miei Amiga. Diamo un'occhiatina allo schema, gentilmente offerto anche questo da Retromaniac. Abbiamo il connettore 25 poli, che poi viene tagliato a 23, oppure, come nel mio caso, direttamente il 23 poli. Abbiamo qua sopra il connettore SCART, poi ci sono tutti i collegamenti che consentono di portare segnali RGB più tutti gli altri segnali e l'audio alla SCART. Per quanto riguarda l'audio, viene preso da questi due connettori collegati dietro all'Amiga e questi due fili, che poi sono 4 perché all'interno ovviamente c'è il segnale sia la calza che la massa, li monterò sotto a questa schedina e poi in un'altra occasione, non ce l'ho qua quindi non ve lo posso far vedere, ma in un'altra occasione gli metterò della colla a caldo per evitare che si stacchino. Invece per quanto riguarda la parte superiore di questa schedina di Retromaniac, poi andrò a montare tutti i vari componenti. Comincerò da quelli più bassi per poi andare a montare via via quelli più alti. Allora, R1 330 ohm. Poi qua sotto abbiamo la R3 in mezzo che è da 75 ohm, quindi questa qui. Dopo le andiamo a tirare con la pinza. E poi abbiamo questa resistenza da 1K che è la R2.
Stiro leggermente i reofori in modo da tenere i componenti più dritti possibile sullo stampato. Ok. Un pochino di flussante, che serve per togliere l'ossido, che sicuramente è presente sui componenti perché saranno fermi da un po' di tempo. Saldatore ben caldo e via. Accorciamo i reofori. C'è chi se li tiene da parte i reofori, io però ho smesso di tenere da parte tutto e ogni tanto sono costretto a buttare via qualcosa. Anche perché ero veramente sommerso da cose che poi non utilizzavi mai, quindi o le vendi oppure beh, certo i reofori non li vai a vendere, però se c'è qualche cosa che non si utilizza magari la si può vendere. Se no invece queste cose che avanzano, se non ci sono da fare ponticelli così nell'immediato, io li butto direttamente via. Poi se ci sono da fare dei ponticelli tirerò fuori un po' di cavo vecchio di rete, la rete dei computer, e quello lo utilizzo per fare ponticelli perché è rigido. Adesso è il turno dei condensatori di disaccoppiamento. Questi sono componenti polarizzati, quindi vediamo che sul condensatore è indicato il negativo, invece sulla serigrafia dello stampato è indicato il positivo, però ovviamente il negativo va all'opposto del positivo. 1, 2 e 3. Anche qui in genere tiro un pochino, senza esagerare, per tenerli più dritti possibile. Poi mentre li saldo in genere li schiaccio dal lato opposto, per cui cercherò di tenerli più dritti. 1, 2, 3. Andiamo a schiacciarli mentre li premo da questo lato e saldo. Ok, se sono dritti, a questo punto posso provare a saldare gli altri 3 piedini. 1, 2. Adesso questo qua piccolino qua dietro. Ecco qua. Tagliamo. E 6. Qua è venuto un po' male, lo possiamo accorciare ancora un po'. E anche questi via, tanto non ci servono. E ora è il turno del connettore, che va infilato in questo modo, a cavallo diciamo del circuito stampato, in modo che i contatti corrispondano sopra e sotto. Ok. Flussante, lato A, no, lato B, quello era il lato B, flussante, lato A. Forse, e dico forse, mi posso far aiutare da questa terza mano. Vediamo un po', perché se riesco a tenere la scheda in una posizione più comoda, probabilmente anche le saldature mi vengono un pochino più comode. Vediamo. Vediamo come siamo messi così. Sì, potrei riuscire a saldare. Quindi, cerchiamo di non sciogliere gli altri componenti che ho messo. È andato, va. Dopo aver saldato la puliamo, la scheda comunque. Giriamo la schedina dall'altro lato.
e saldiamo anche di qua. E infine abbiamo da montare il bellissimo connettore SCART in questo modo qui. Mi aiuto sempre con la terza mano, vediamo di tenere la scheda sollevata al punto giusto in modo da saldare un paio di piedini del connettore SCART, dopodiché lo raddrizzo e quindi poi potrò saldare anche gli altri piedini. Comunque, se non avete dimestichezza nel saldare, vi consiglio di guardarlo il video in cui spiegavo come fare, perché spiego come pulire il saldatore, cosa usare, stagno, mica stagno, spiego tutto. Ok, adesso raddrizziamo il connettore premendolo mentre scaldo la parte sotto con la saldatura, una e una, due. Quindi da questo lato è dritto, da quest'altro lato è dritto anche lui. Bene, direi che posso procedere a saldare tutti i piedini. Ah, ma non prima di aver messo il flussante. Solito aiutino della terza mano. E procediamo con le saldature. In effetti l'ambiente si sta un po' impestando, però ho la ventolina, non si sente, ma la ventolina ce l'ho. Spenta, ce l'ho spenta, però ce l'ho. Se dovete saldare usatela la ventolina. Ok, anche questo è saldato. Adesso ho da spellare i fili dei connettori audio e poi li saldiamo sotto la scheda. Il primo colpo, Allora, a quanto pare il giallo è la massa, perché poi abbiamo il rosso, che sarà il canale destro, e il bianco, che sarà il canale sinistro. Però, se abbiamo il dubbio, possiamo sempre provare col tester. Ok, quindi del bianco prendiamo il negativo, che sarà il giallo, infatti, e il polo del segnale, che deve essere il bianco. Del connettore rosso, negativo, e un cazzo. Porca. Vediamo se riesco a prenderlo, ma com'è possibile che non va? E non va. Avete visto? Non va. Riproviamo. Negativo. E il segnale non c'è. Non c'è il segnale! Ma come... Porca... Cioè, sono difettosi sti fili qua. Adesso riproviamo. Cioè, io per fortuna che provo tutto provo io, tutto provo. E non va! Questo è rotto, è perché provo tutto che me ne sono accorto. Adesso provo a usare questo qua. L'avevo costruito a suo tempo, quindi penso che funzioni. Taglio questo connettore qua perché tanto sarà recuperabile. O magari lo taglio alla lunghezza giusta, come quella che mi aveva dato quelli rotti Retromaniac, che comunque ringrazio per il regalo, che a cavaldonato non si guarda in bocca. Allora io a questo punto lo taglio qui, il mio,
E lo spello, e adesso lo proviamo. Proviamo a spellare questo qui, il mio. E come bisogna sempre provare, perché altrimenti succedono queste cose qua. Tu lo montavi, poi non andava. Ma come mai si sente solo da un lato della televisione? Perché? Perché il cavo stampato, che uno pensa appunto stampato, sarà buono. No, non è buono. Ah, ok. Adesso questo qui, quindi il rosso è il destro, il bianco è il sinistro. Come potete notare, i fili del mio cavo sono un attimino ossidati, non so se si vede dal video. Proviamo a farlo con le forbici, non con le unghie come ho fatto prima, invece, ecco qua. Oh, proviamo anche questo. Che ne dite? Proviamo? Massa del bianco. Oh, cioè, stavo per incavolare di nuovo. Segnale bianco sinistro, quindi. Oh, che bel rumore, e non è in corto perché non è a massa. Massa del rosso, destro. Oh, che bel suono. Segnale del rosso, che però non va a massa. Perfetto, questo adesso lo possiamo saldare dopo che ho messo via il mio bellissimo tester. Questo sì, bravo che mi hai detto prima che non era rotto quel cavo. Prestagniamo. E da sotto andiamo a saldare i due fili, cioè o meglio li infiliamo da sotto e li saldiamo da sopra. Quindi R è il destro, e questo più vicino al connettore a vaschetta, quindi il rosso che va qui, e la sua massa va qui nell'altro, sempre questo qua. Ecco, vediamo se riusciamo a infilarlo. Chiedere troppo? No, ecco qua. Poi cerco già di tenerlo un po' piegato, magari, in questo modo, perché dopo gli vorrò mettere la colla a caldo. E adesso mi faccio aiutare dalla terza mano per tenere sulla scheda e saldare questi qua. Massa e segnale. Ok, perfetto. Adesso prendiamo la L, che è la sinistra, stesso discorso, il segnale lo mettiamo qua e la massa lo mettiamo in quest'altro qui. Troppo grosso, lo accorciamo un attimino. Vedo che c'è una pallina di stagno proprio lì al bordo. Eccolo qua, così li teniamo belli vicini. E saldiamo. Ok, pare che abbiamo terminato la costruzione. Ora pulisco la scheda con un po' di alcol, so che ci vorrebbe l'alcol isopropilico, però ho utilizzato questo tante volte, è sempre andato bene. Probabilmente non basterà una sola passatina di pulizia, perché la prima lascia magari la scheda ancora un po' appiccicosa, quindi si procede tante volte a pulire la scheda fino a quando non la sentite più appiccicosa.
Ed eccolo qui, l'abbiamo finalmente terminato. Connettore lato Amiga, connettore SCART lato TV e connettori audio, sempre lato Amiga. Che ne dite, lo proviamo? Vediamo come collegare l'adattatore all'Amiga 2000. L'ho già girato di schiena, così facciamo un bel collegamento adesso. Allora, iniziamo con il cavo SCART da dietro al televisore ed eccolo collegato. Qui l'altro lato del cavo SCART lo colleghiamo al convertitore adattatore che abbiamo appena realizzato ed è entrato. Il connettore DB23 lo colleghiamo all'ingresso video dell'Amiga 2000 e magicamente entra pure questo. E poi abbiamo i due connettori audio, destro e sinistro. Ed ora è il momento che tanto aspettiamo. Proviamo, il TV è già acceso su audio video, accendiamo il computer. Sì. Sì! Funziona ed è anche a colori. Sì. Sì, direi che funziona tutto bene per fortuna. Inserisco il dischetto di Supercars 2, un videogioco, e così vediamo come si vede un videogioco e soprattutto se si sente l'audio, perché fino adesso l'audio non l'abbiamo ancora provato. Microfonino. Sì, si sente. Bellissima sta musica. L'avevo utilizzata anche come sfondo per qualche video. I rumori che sentite in sottofondo in realtà non è la musica, ma è il drive che sta qui e la ventola dell'Amiga 2000. Oh, sono pure riuscito a sparare a una macchina, che roba. Però ho qualche problema a guidare, vabbè, sapete che non sono un gamer, non ho neanche capito come si fa ad andare avanti. No, con questo col Fire si va avanti, che roba. Vabbè, non ditelo a nessuno che gioco così da schifo. Però con un po' di allenamento sono sicuro che riuscirò. Bene, spero che anche questo video vi sia piaciuto, che abbiate trovato utile la realizzazione di questo connettore, adattatore, convertitore per collegare i vostri computer Amiga al televisore. E se non siete ancora iscritti al canale vi invito a iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche. Io non sono solo su YouTube, sono anche su Instagram, su Facebook, su TikTok, insomma un po' su tutti i social network. Al prossimo video, ciao!